Allora, questa prima tappa è stata un mezzo fiasco perché c'era una coda veramente esagerata, ma veramente esagerata. E tu mi dirai, Bonzo, ma è ovvio, dovevi aspettarti la coda, no? Nintendo Pop-Up Store, Londra, un unico punto vendita in tutta la città. Sì, certo, me l'aspettavo la coda, ma non mi aspettavo una cosa del genere. E te lo dico da persona che frequenta Tokyo da esattamente 26 anni, facendo i conti, e che vive a Londra. Tokyo, Londra, le due città dove la coda praticamente è un culto, una religione. Quindi sì, mi aspettavo una coda, ma non una coda di queste dimensioni. Quindi sinceramente ero convinto di aver preso ogni precauzione possibile. Mi sono presentato un'ora prima dell'apertura di lunedì mattina e ciò nonostante il punto di attesa più vicino al negozio interno, al centro commerciale, indicava 90 minuti di attesa. Poi, percorrendo la coda che si dipanava lungo tutto il centro commerciale, attenzione, stiamo parlando di un centro commerciale devastante, cioè un posto talmente grande che tra un ingresso e l'altro del centro commerciale ci sono due fermate distinte della metro, due fermate diverse, ok? Quindi una roba enorme. Tuttavia la coda era praticamente infinita e arrivava perfino fuori dal centro commerciale, e l'ultimo dei cartelli che ti indicano il tempo di attesa riportava la seguente scritta: tempo di attesa indefinito. Ci scusiamo con la gentile clientela per non poter determinare quanto dovrete aspettare prima di entrare all'interno del Nintendo Store. E quindi, considerando che ho 150 anni per gamba, mi sono semplicemente arreso. Ma io il mezzo fiasco lo voglio vedere pieno, perché se da un lato ho fallito e non sono entrato nel Nintendo Store, dall'altra parte ho avuto la possibilità di scoprire per puro caso Kenji. Kenji è una catena di negozi a stampo giapponese, 100% giapponesi, tipo Banzai, però in versione gigantesca. Hanno merchandise di tutti i tipi, roba che viene direttamente da Daiso, per capirci, non solo, ma anche roba che viene da Daiso. Hanno food, merchandise e cose di qualsiasi tipo e genere, e il loro brand è talmente forte che ne hanno costruito attorno una serie di prodotti proprio a stampo Kenji, che ne so, cappellini, zaini, fazzoletti, magliette, portachiavi, tazze, qualsiasi cosa, un po' come se noi utilizzassimo il nostro logo, il Terubotsu, per farne dei gadget. E quindi scoprire per caso questo negozio mi ha fatto ricordare per l'ennesima volta quanto io sia fortunato a vivere a Londra e quanto Londra sia una città super limitrofa a Tokyo. Quindi se anche tu ami il Giappone come me ma non ci puoi andare, o non ci puoi andare tanto quanto vorresti, o se come me vorresti andare a viverci ma non te lo puoi permettere per svariati motivi, vieni a Londra, trovati un volo economico, soggiorna, bastano anche 2 sere, ti fai un bel weekend lungo e non te ne pentirai, perché oltre ad essere una città super figa di per sé, Londra, molto lontana dagli stereotipi che
si vedono sul web, ti offre l'opportunità di entrare in contatto con un sacco di realtà, ma non solo giapponesi, asiatiche, perché a Londra c'è un sacco di Cina, c'è un sacco di Corea, oltre che un sacco di Giappone. E non mi riferisco solo a ristorantini di ramen, di sushi, di udon, di soba, tonkatsu, yakiniku e bla 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 vari, di svariate categorie, dai ristoranti gourmet alle bettoline, allo street food. Mi riferisco proprio a brand anche di abbigliamento, di coltelli bonzo, sì, coltelli, spade. Quando si va in Giappone, chi non ha mai avuto il desiderio di ritornare a casa con una spada o con un bel coltello da cucina? Ecco, qui ci sono queste cose qui, ci sono negozi di arredamento, cioè veramente qualsiasi cosa. Perché? Perché in Inghilterra e soprattutto a Londra vivono un sacco di giapponesi e di asiatici, e quindi l'offerta per loro esiste. Cioè, ci sono infiniti parchi, giardini, un sacco di manifestazioni legate al Giappone, ci sono un sacco di negozi nerd se sei otaku pure tu. Io per esempio, prima che il Cibibonzo iniziasse ad andare all'asilo, ho vissuto in un quartiere per un paio di anni dove sentivo parlare più giapponese che inglese, per capirci. Cioè, una figata devastante. Ma adesso basta pezze e andiamo verso la seconda tappa di oggi.
Bene, visto che la giornata è finita e la classica pioggia quotidiana di Londra sta per abbattersi sulla mia testa, direi che è giunto il momento di tornare a casa. Allora, anche se tutto è iniziato con una specie di mezzo fiasco, in realtà sono felice di non essere entrato al Nintendo Store, perché facendo le foto e le inquadrature da fuori mi sono reso conto che tutto sommato all'interno c'erano tutti quei prodotti che ho già visto 1 milione di volte nei negozi di Tokyo e di Osaka. Quindi alla fine sono contento di aver scelto di non aver fatto la coda. Di fatto però in realtà sono contento anche per tutte quelle persone che, non avendo visto ancora magari i punti vendita giapponesi, si sono potuti godere un pop-up store davvero bello, perché appunto il materiale selezionato era valido, nulla di diverso, nulla di meno rispetto ai gemellini giapponesi, prezzi tutto sommato onesti con pochissime variazioni yen sterlina, e quindi molto bene anche questo. E sinceramente parlando, alla fine anche la mia parte otaku egoista è rimasta soddisfatta di questa esperienza, perché la cosa che temevo di più in assoluto è che questo pop-up store Nintendo contenesse delle chicche limited edition, che ne so, una spilletta di Mario qualsiasi, o anche solo la t-shirt con scritto Nintendo Store London. Ecco, se ci fossero state questo tipo di cose all'interno del negozio sarei impazzito. In questo caso invece no, e quindi accetto di buon grado il fatto di essere rimasto fuori. Poteva andare decisamente peggio. Ma poi in realtà, emotivamente parlando, il pezzo forte di questa giornata per me è stato trovarmi di fronte ad Animate, perché ok, i Nintendo Store latitano all'estero, però i prodotti Nintendo alla fine li trovi in Italia, li trovi in UK, li trovi ovunque. È un brand enorme, mentre un negozio, i prodotti Animate io non li avevo mai visti fuori dal Giappone, ed è stato un bel colpo al cuore, un piacevole colpo al cuore. Lo store è piccolissimo, sì, l'arredamento è spartano, sì, ma del tutto identico all'arredamento degli store giapponesi, almeno per quanto riguarda il reparto gadget e modellismo, perché poi la sezione fumetteria di Animate è spettacolare, chi l'ha vista sa perfettamente a cosa mi riferisco, ma d'altronde i gadget di quel negozio lì hanno una durata di vita, non dico giornaliera, ma oraria, quindi il ricambio dei prodotti è talmente veloce che anche le infrastrutture, le strutture che li contengono devono essere per forza super comodi da usare, super comodi da pulire e super easy da gestire, quindi scaffalature grezze di metallo e bla 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 vari. Una menzione particolare tra le cose che mi sono piaciute maggiormente è lo staff, preso direttamente dal Giappone. Si vede, sono ragazzi a cui è stato insegnato l'inglese o che comunque sapevano parlarlo bene, ma è gente che lavora in Giappone, tutti con la traversina, tutti con la tipica educazione e il customer care inarrivabile che solo in Giappone ci si può gustare, ci si può godere, quindi un applauso a questa cosa qui. Adesso sta ufficialmente iniziando a piovere, uscirò prima o poi da questo parco. Ecco, uno degli stereotipi di cui vi parlavo prima di Londra, città fumosa, inquinata e sporca. Annoverate anche il fatto che è una città strapiena di parchi e di giardini immensi, ma grandi come cittadine intere, e io sto camminando tipo da 40 minuti all'interno di questa oasi verde e non sono ancora vicino all'uscita, ma è meglio che me ne vada perché sta per piovere veramente adesso e io devo prendere il treno e tornare a casa. Vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine. Non sono ancora molto bravo a fare i video, non sono ancora molto a mio agio davanti alla telecamera, sono solo un vecchio boomer che prova a divertirsi e a condividere con voi delle cose che magari non posso più condividere in negozio faccia a faccia, ma se avete voglia di seguirmi qui ci si può beccare lo stesso in una maniera alternativa. Detto questo, grazie a tutti e ciao 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 ciao, matane!